Ciao a tutte, mi chiamo Tiziana, sono un'appassionata di uncinetto. Oggi vedrete il mio primo tutorial e ho scelto, per questa mia prima esperienza da condividere insieme a voi, ho scelto il punto pelliccia perché secondo me la resa di questo punto è veramente meravigliosa, col quale veramente si possono creare delle poccettine molto molto particolari da un effetto, come potete vedere e notare, molto molto bella. Per cui non mi dilungo più di tanto, avrete modo di conoscermi perché farò anche altri tutorial. Iniziamo a realizzare insieme questa bellissima pochettina. Tutto l'occorrente lo trovate in questo sito che vi sto illustrando, cioè Tutti a mano Luisa, dove troverete non solo tutto l'occorrente per quello che ci serve per la nostra pochettina al punto pelliccia, ma moltissime altre cose, per cui vi invito caldamente ad andarlo a visionare. C'è di tutto e di più. Allora, per questo progetto vi illustrerò tutti i componenti che ci serviranno per realizzarla. Partiamo dalla base, è una base rigida, 21x8, colore fucsia. La fettuccia in ligra, ho scelto questa bellissima fettuccia in ligra, ne occorreranno circa 700 grammi. Ho scelto questa click clack in bronzo, è veramente bellissima, dove ci sono gli agganci per poter poi attaccare la tracollina. Eccola. Ci sono già i piccoli moschettoni per poterla agganciare. Come uncinetti per il primo giro servirà, io utilizzerò il numero 3 per lavorare il corpo della borsa, invece ho scelto il numero 6. Ovviamente voi poi deciderete se usare il numero 6, il numero 5,5 in base alla tipologia di fettuccia che userete o anche alla vostra mano. Una forbice, un ago tira fettuccia per poi nascondere tutti i fili all'interno della borsa e poi servirà del cotone per cucire il corpo della borsa con la click clack. Iniziamo la lavorazione del corpo borsa. Allora, inizierò utilizzando, come vi avevo detto già prima, l'uncinetto numero 3. Iniziamo dal nostro cappietto. Io partirò dal lato più corto della base, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio uscire. È un po' faticoso perché, aspettate un attimo, perché ovviamente sto utilizzando un uncinetto più piccolo rispetto a quello che va usato. Esco il filo, devo uscirne abbastanza per poter coprire il foro successivo e adesso vi spiego anche perché. Prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e facciamo una maglia bassissima. Dobbiamo fare in modo di tirare un po' più di filo quanto basta per essere in maniera morbida a coprire il foro successivo, perché se lo facciamo troppo stretto si rischia che a fine lavoro la base si imbarchi e il progetto non verrà assolutamente bene. Quindi noi lo tiriamo un attimino, entriamo nel foro, prendiamo il filo, lo usciamo, lo livelliamo un attimo uguale a questo e facciamo una maglia bassissima. Controlliamo, riprendiamo, entriamo nel foro, riprendiamo il filo, lo usciamo, lo alziamo e facciamo una maglia bassissima. Ed ecco a voi. Adesso vi lascio continuare e ci rivediamo alla fine del giro. Eccoci arrivati all'ultimo punto. Io ho già tagliato la fettuccia. Adesso dobbiamo creare l'ultimo punto con un'asola di chiusura ed esattamente in questo modo. Inseriamo l'uncinetto nel primo punto che abbiamo fatto a inizio giro e facciamo passare la fettuccia da sotto. Prendiamo questo punto che è praticamente il primo che abbiamo fatto
anzi scusate, l'ultimo che abbiamo fatto, inseriamo l'uncinetto in questa metà e facciamo passare il filo qui dentro ed ecco formata la nuova asola di chiusura. Poi inserite l'uncinetto nel buco da dietro, quindi in questo foro, e fate passare il filo da sotto. Scusate un attimo, piano pianino ci si riesce, ed ecco che praticamente non si capisce più dove è iniziato e finito il giro. E allora, terminato il giro, voltiamo il lavoro. Io già mi sono portata avanti, dobbiamo nascondere il filo sempre con l'uncinetto e non facciamo altro che passare il filo tra le maglie che si sono formati sul retro del lavoro, in questo modo. Un passaggio semplicissimo. Dopodiché tagliamo il filo in eccesso. Adesso cambiamo l'uncinetto e passiamo al numero 6. Io ho già fatto il mio cappietto iniziale e iniziamo la lavorazione del corpo borsa. Io parto da questa al centro, da questo punto, e lavorerò in costa, cioè prendo non tutta, ma soltanto questo punto e faccio un punto basso. Proseguo facendo un altro punto basso in quello seguente e devo, siccome qui fa l'angolo, devo creare due aumenti, ovvero farò dopo questo punto una catenella, un punto basso nel punto successivo, un'altra catenella e proseguo facendo un altro punto basso. Adesso per tutto questo punto fino arrivato a qui io farò tutti dei punti bassi sempre in costa, cioè prendendo solo questa parte del punto. Eccoci arrivati nell'altro angolo, quindi abbiamo appena fatto un punto basso, cominciamo a creare l'aumento, quindi una catenella, un punto basso, un'altra catenella, un altro punto basso. Proseguiamo un altro punto basso e qui catenella, punto basso e catenella e continuiamo, proseguiamo il lavoro con tutti punti bassi fino ad arrivare qui. Eccoci arrivati a fine giro. Adesso io chiudo con un punto bassissimo sul primo punto che ci troviamo, facciamo una catenella e il prossimo giro sarà anch'esso in costa, quindi prendiamo la parte esterna del punto e in ogni punto sottostante faremo un punto basso. E ci vediamo alla fine del giro. Eccoci arrivati alla fine di questo giro, quindi facciamo un punto bassissimo sul primo punto del giro precedente e facciamo la nostra solita catenella. A questo punto rigiriamo il lavoro ed ecco che comincia a venire fuori la parte bassa del corpo borsa. Adesso, lavorando sempre da questa, io per comodità anche questo giro me lo lavoro sempre così,
poi voi fate come vi viene meglio. Adesso fate un altro giro di punti bassi, ma stavolta non in costa, il classico punto basso. Quindi abbiamo fatto una catenella e in ogni punto sottostante andiamo a realizzare un punto basso normale. E procediamo per tutto il giro fino ad arrivare all'ultimo punto. Eccoci arrivati alla fine di questo giro, quindi noi facciamo una maglia bassissima sul primo punto, una catenella e adesso rimettiamo tutto nel verso, diciamo, giusto e controlliamo che l'altezza sia abbastanza buona per il punto pelliccia. A mio parere, almeno, mi sembra troppo bassa, per cui ho deciso di fare un ulteriore giro di punto basso. Quindi io per quest'ultimo giro lo rimetto sul rovescio e vado ad eseguire l'ultimo giro di punto basso tutto intorno. E ci vediamo alla fine del giro. Eccoci arrivati alla fine dell'ultimo giro a punto basso, quindi noi lo concludiamo con una maglia bassissima sul primo punto e la nostra catenella. Adesso verifichiamo che l'altezza sia giusta e adesso lo è assolutamente. Ecco qua, visto? Si imbarca, è perfetto. Adesso iniziamo con la lavorazione del punto pelliccia. Vi sembrerà un attimino complicato all'inizio, ma è solo questione di prenderci la mano, dopodiché vedrete che sarà una cosa semplicissima e anche molto piacevole da lavorare. Allora, ovviamente il lavoro adesso lo lascio da questo lato, non lo giro più. Allora, dopo aver fatto la nostra catenella iniziale, inseriamo l'uncinetto sul primo punto. Facciamo uscire fuori il filo e con le dita piano piano noi lo usciamo, ce lo sistemiamo, magari è una cosa che possiamo fare anche dopo, ma io diciamo che lo sistemo immediatamente. Io lo faccio leggermente più lungo rispetto alla base perché tanto nel momento in cui poi lo andiamo a fissare un po' si ritrae, allora io lo sistemo così, lo blocco col dito e faccio così, prendo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare nello stesso punto, riprendo il filo e lo blocco con un punto bassissimo. Ed ecco a voi il primo punto pelliccia effettuato. E non si muove più. E lo rifacciamo un'altra volta. Punto successivo, entro l'uncinetto, prendo il filo, lo faccio uscire. Anziché metterlo così, senza averlo bloccato in modo la stessa altezza, io lo devo fare leggermente, pochettino più lungo rispetto a quello precedente, perché si ritrae leggermente nel momento in cui io lo vado a fissare. Quindi prendo il filo, inserisco nello stesso punto, riprendo il filo e faccio un punto bassissimo. Ed ecco questo bellissimo effetto che comincia a prendere forma. Rifacciamo. Entro l'uncinetto, prendo il filo, lo esco, lo metto leggermente, un pochino in più rispetto a quello precedente, riprendo il filo, vado nello stesso punto, riprendo il filo e faccio un punto bassissimo. Me lo sistemo, controllo che sia... È un po' laborioso, però vi garantisco che la resa di questo punto è talmente bello che poi vi piacerà molto fare. Ecco a voi. Questo è il risultato. Lo facciamo un'ultima volta insieme, dopodiché ci rivediamo a fine giro. Quindi, punto successivo,
Entro con l'uncinetto, prendo il filo, lo faccio uscire, me lo sistemo leggermente più in basso rispetto al punto precedente, riprendo il filo, lo inserisco nello stesso punto, lo riprendo nuovamente il filo, punto bassissimo, ed ecco a voi un altro punto pelliccia che, come vedete, sono praticamente uguali. Quindi adesso noi vi lascio continuare da sole, procediamo per tutti i punti successivi e ci rivediamo qui. Eccoci arrivati alla fine del primo giro a punto pelliccia. Facciamo un punto bassissimo sul primo punto, la nostra catenella iniziale, e vi mostro il risultato. Vedete, sono più o meno uguali, cioè lo sono, e dà questo bellissimo effetto che caratterizza questa pochette. Adesso i prossimi 2 giri saranno dei semplicissimi giri a punto basso, quindi iniziamo, catenella già eseguita, e iniziamo il punto basso su tutti i punti e ci rivediamo alla fine di questi 2 giri. E abbiamo concluso i 2 giri di punti bassi, che saranno quelli che ci separano da ogni giro di punto pelliccia fino ad raggiungere l'altezza desiderata. Nel mio caso io sto utilizzando, come avevo fatto vedere prima, questa click clack, che come vedete è leggermente più piccola, quindi a partire dai prossimi giri di punti bassi, quindi adesso noi facciamo il nostro prossimo giro di punto pelliccia, successivamente abbiamo i famosi 2 giri di punti bassi. Cosa dobbiamo fare? In base alla click clack che utilizzerete, quindi nel caso utilizzerete la stessa identica click clack, dovete cominciare a fare un paio di diminuzioni nei giri di punti bassi. Quello che farò io nei prossimi giri sarà creare una diminuzione, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, fatto per 2 volte, quindi in totale io andrò a togliere 8 punti. Quindi fino a che non arriva all'incirca al diametro, per poter poi incastrare e cucire per bene questa click clack. Ma tutto questo dipende sempre dalla click clack che utilizzerete. Nel mio caso io farò così. Adesso continuiamo con il secondo giro di punto pelliccia. Quindi inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, tiriamo il filo fuori e creiamo il punto che adagiamo sul punto che c'era prima. Inseriamo il punto qui, uncinetto, tiriamo fuori e chiudiamo col punto bassissimo. E di nuovo inseriamo l'uncinetto, tiriamo il filo, ce lo sistemiamo per bene, leggermente più in basso, prendiamo il filo, entriamo di nuovo nel punto e chiudiamo con un punto bassissimo. Il secondo giro deve avere questo effetto, ovvero deve poggiare leggermente sul punto che c'è sotto, ma senza coprirlo. Poi ognuno lo andrà a personalizzare. Personalmente, per me questo è un effetto che mi piace moltissimo. Quindi adesso ci rivediamo, più che a fine giro, ci rivediamo non appena arriviamo all'altezza desiderata della nostra pochettina. Dopo aver effettuato l'ultimo giro di punto pelliccia, anziché 2 giri di punti bassi, ne ho creato 3. Ovviamente, visto che io avevo questa particolare click clack, come vi avevo detto prima, io ho effettuato delle diminuzioni tra un punto pelliccia e l'altro, quindi nei giri di punti bassi ho realizzato delle piccole diminuzioni fino ad arrivare a questa misura con la quale riesco a posizionare in modo perfetto la nostra click clack. Adesso passiamo alla cucitura della click clack. Adesso vi mostrerò
come si cuce una click clack, anche se molte di voi sicuramente sanno esattamente cosa fare, eccetera. Io vi mostro il metodo che utilizzo io. Infatti vi faccio vedere un po' i primi punti per come insomma deve venire cucita. Allora, io, come vedete, qui c'è il punto. Io prendo la solina esterna, io già mi sono portata avanti, inserisco l'uncinetto, scusate, inserisco l'ago, un attimino perché si può incastrare, eccolo, si è incastrato, ma noi lo facciamo uscire. Vado nel foro successivo, lo esco e riprendo sempre la solina esterna e tiro fuori l'ago. Tiro in maniera tale che lei si deve andare a incastrare, il punto esterno deve andare all'interno. Lo riproviamo con un altro punto. È un po' laboriosa questa parte, però vi garantisco che il risultato è eccellente. Visto, io prendo l'asola esterna, ripunto nel foro successivo, tiro per bene e se voi notate già inizia a prendere forma il fatto che questa asola andrà dentro. Ve lo faccio vedere ancora. Prendo l'asolina esterna, ovviamente ci riuscirò. Ecco, ci vuole un po' di tempo. Rientro nel foro e già si inizia a intravedere ciò di cui vi dicevo. Quest'asola, man mano che l'andrete a cucire, andrà qui dentro, diventerà piatta e così nel momento in cui poi noi andiamo a chiudere la click clack, la chiusura sarà perfetta. Ci vediamo alla fine della cucitura. Ed ecco cucita la click clack e la borsa è pronta. È veramente venuta bellissima, ve la mostro. Ho messo anche la sua tracollina, eccola. Niente, io ne sono veramente innamorata di questo modello, per cui spero che sia piaciuto anche a voi. Mi raccomando, se avete delle domande, ponetele tranquillamente. Vi invito un'altra volta a dare un'occhiata al sito di Tutti a Mano Luisa perché sono veramente delle persone eccezionali, molto disponibili e troverete tantissime cose, una più bella dell'altra. Ci vediamo al prossimo tutorial. Buona serata!